Dal punto di vista architettonico, la Basilica dei Santi Cosme e Damiano è una basilica longitudinale a navata unica e con 3 cappelle per ciascun lato. Costruita in epoca teodoriciana, dall'unione di 2 ambienti del foro romano, oggi si presenta in maniera molto diversa da come era originariamente, in quanto l'ingresso, che corrispondeva al Tempio di Romolo, è stato scorporato e il pavimento della basilica è stato rialzato di all'incirca 8 metri. Il soffitto doveva essere a capriate lignee e invece oggi è a cassettoni. All'interno di questa basilica sono presenti 2 mosaici, quello del catino absidale, datato al VI secolo, e l'altro sull'arco trionfale, datato alla fine del VII, anche se persistono dei dubbi sulla datazione. La scelta del mosaico come medium di decorazione del catino absidale era molto comune nell'architettura paleocristiana ed è spiegato in maniera molto esaustiva dall'iscrizione nella fascia bassa del mosaico absidale che recita: la stanza del Signore scintilla tutta bella di mosaici, ma più ancora risplende in essa la luce bella della fede. Le tessere in pasta vitrea utilizzate nel mosaico sono infatti capaci di creare nell'abside, che è il luogo più sacro della basilica, un effetto di luminosità e splendore, che probabilmente prima dell'utilizzo di questa tecnica era ottenuto con tessuti dorati e preziosi in quelle di cui abbiamo notizia come camere fulgentes. Il mosaico del catino absidale di questa basilica rappresenta la parusia, cioè la seconda discesa di Cristo, e il tema è quindi apocalittico. Al suo cospetto si trovano i santi Cosme e Damiano, presentati da San Pietro e San Paolo, Papa Felice IV, che individuiamo attraverso una scritta che è stato il committente della Basilica, e questa scritta ci permette di riconoscerlo, ma soprattutto ci permette di datare il mosaico. E troviamo nella raffigurazione, nella rappresentazione, anche San Teodoro. Riconosciamo Papa Felice IV come committente della Chiesa perché porta con sé come offerta il modellino della Chiesa stessa. Questo era un attributo iconografico molto utilizzato per identificare appunto i committenti. I santi invece offrono la corona, che era simbolo del trionfo sulla morte e del martirio. Dal punto di vista stilistico e formale possiamo definire questo mosaico impregnato da uno stile tardo antico. Le figure sono solide e voluminose, anche se in alcuni aspetti iniziano a tendere verso una sorta di astrazione. E a tal proposito è utile un confronto con i mosaici di Santa Prassede e di Santa Cecilia, che sono datati al IX secolo e che mostrano lo stesso soggetto iconografico, ma in uno stile che appare a prima vista sicuramente più stilizzato ed astratto. Allora, come dicevamo, queste figure sono disposte in maniera simmetrica ai lati del Cristo, che è disposto su un piano rialzato in posizione centrale. I personaggi rappresentati sono tridimensionali, poggiano i piedi sul prato sottostante, addirittura vi proiettano l'ombra. Sono delle figure solide. Le loro vesti mostrano la morbidezza del panneggio e le pieghe del tessuto seguono la forma e il movimento del corpo. Il panneggio di Cristo appare un po' più statico e stilizzato. I volti, tralasciando quello del Papa, di Papa Felice IV, che è frutto di un successivo restauro e rifacimento, sono di stile tardo antico, con questi occhi grandi, quasi riconducibili alla ritrattistica tardo imperiale. Sono volti caratterizzati da chiaroscuri e volumi, realizzati attraverso l'accostamento di tessere di più colori. Come dicevamo, la figura di Cristo è quasi smaterializzata, è rappresentata mentre scende da una scala di nuvole di colore blu o rosso su uno sfondo blu uniforme. Sia le nuvole che la volta celeste conservano ancora una sorta di prospettiva. Cristo è rappresentato con la barba, lontano ormai dalla raffigurazione apollinea che lo caratterizzava nel primo periodo paleocristiano in Occidente. L'espressione è severa e con la mano indica la stella alla quale è sovrapposta una fenice, simbolo della vita eterna. Vita eterna raggiungibile attraverso la fede e il battesimo. Sotto vediamo il fiume Giordano. Nella fascia sottostante troviamo 2 teorie di pecore raffiguranti gli apostoli e al centro l'agnello sacrificale con i 4 fiumi del paradiso. Le pecore su fondo oro sono rappresentate con un gusto naturalistico, ma escono da 2 edifici rappresentanti
probabilmente la Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste, che sono sproporzionati, privi di prospettiva e quasi bidimensionali. Il mosaico dell'arco trionfale è mutilo ai lati, rappresenta al centro l'agnello sul trono. Ai lati ci sono dei candelabri, gli angeli e il tetramorfo. A livello stilistico e formale, diciamo che potrebbe sembrare più antico rispetto al mosaico del catino absidale, e da qua derivano i problemi di datazione.